tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi vedremo assieme come realizzare questa romanticissima blusa che avete appunto visto nelle foto in anteprima al video. Mi sono divertita un sacco a realizzarla perché la costruzione di queste mattonelle con cui si parte dal collo per la realizzazione sono veramente facili da fare, veloci e molto divertenti. Quindi non vi rubo altro tempo e andiamo a vedere che cosa serve per realizzare la nostra blusa. Io ho utilizzato 3 gomitoli e mezzo di questo bellissimo filato che è il Katia Concept Bohème. È veramente un filato eccezionale e freschissimo, composto da 76% cotone e 24% canapa. La canapa ha la caratteristica di essere una fibra molto fresca per l'estate. E poi vedete questo filato appunto che è composto dall'unione di queste fibre ha la caratteristica di essere un filato rustico. Ha una composizione che lo rende irregolare nel suo spessore e quindi l'effetto che si crea lavorandolo, vedete, è quello di un filato molto rustico e freschissimo e leggero, vi assicuro. Io per realizzare la blusa ne ho utilizzato 3 gomitoli e mezzo da 50 grammi. È un filato che purtroppo sta andando fuori produzione. Io ne avevo comprato mezzo chilo un anno fa. Mi piacevano tantissimo queste nuance e me ne sono innamorata, le avevo acquistate a fine estate. Comunque ci sono tanti altri filati alternativi che potete eventualmente utilizzare. In descrizione sotto in info box vi lascio eventualmente qualche nominativo, qualche marchio. Per esempio potreste utilizzare l'acquarello di Alain du Nord, che ho visto che è molto bello, un po' diverso, appunto più uniforme nella sua composizione, oppure un altro bellissimo filato che ho visto è Aruba di lana grossa. Comunque eventualmente poi vi metto qualche link per ricercare qualche alternativa. E poi ho utilizzato mi sembra un gomitolo e mezzo, un gomitolo qualcosa di questo filato che è il drop saffron nel colore panna, quindi un gomitolo 100% cotone molto bello che ho utilizzato per altri miei progetti, un gomitolo da 100 grammi a un metraggio di 160 metri. Serviranno poi uncinetti del 3,5 e del 4, come al solito un metro, un paio di forbici, dei marker e un ago da lana per nascondere le vostre codine. Questa volta non ho preparato schemi scritti con delle misure perché mi piacerebbe che ognuna se lo costruisse proprio su misura e vi spiego e vi racconto un pochino come sono partita. Innanzitutto mi ero innamorata appunto di queste mattonelle che hanno uno schema molto semplice, come vedrete, e fatte un paio, così poi vedrete che non vi servirà appunto neanche guardare il video, ma andrete scorrevoli a realizzarle da sole. Sono partita con la costruzione di queste piccole piastrelle che hanno una misura di circa 8 x 8 centimetri. Ognuna di noi ha una mano di lavorazione diversa. Avete visto che da poco ho preparato anche il video che parla appunto del campione. Non abbiate appunto timore se nella costruzione raggiungete delle misure diverse dalle mie, anche perché poi nell'unione di queste mattonelle comunque vedete c'è molta elasticità perché sono traforate, quindi non diventate matte a stare lì proprio a contare al millimetro. Provate a realizzarle, ovviamente rimanendo all'incirca su una misura di 7-8 centimetri. E io che cosa ho fatto? Ne ho realizzate 11. Praticamente mano a mano che le realizzavo le univo ai lati e poi alla fine provavo la circonferenza intorno alla parte alta delle mie spalle. Sappiate che poi il cotone, questo tipo di filato, cotone canapa, tende a cedere molto, quindi non abbiate paura di, ovviamente non va portato stretto intorno alle spalle, però insomma cercate di sentirlo leggermente morbido e di costruire appunto con le mattonelle una circonferenza che vi cinga le spalle. Io ne ho realizzate 11
e vedete, se misuro il lato, diciamo, del mio capo piegato, la mia metà è di circa 48 centimetri. Questo progetto veste una taglia S. Una volta realizzato appunto la parte alta montando 11 mattonelle che poi ho scontornato con giri unito, e poi vedremo tutto passo passo, e scontornato con giri di maglie basse alle basi, praticamente ai due lati della circonferenza, ho iniziato a lavorare con il filato a contrasto flamé e ho lavorato con dei punti ad archetti circolarmente, e poi ho sviluppato, diciamo, la circonferenza allargando il numero di catenelle degli archetti. Quindi ho lavorato in top down, un progetto molto morbido, e dopodiché vedete, trovato appunto ho separato le maniche, gli scalfi delle maniche dal corpo centrale della lavorazione. Ho continuato a lavorare con il punto rete ed ho finito costruendo altrettante mattonelle, sempre 11 nel mio caso, che ho assemblato e cucito poi al bordo finale. Le maniche le ho lavorate poi riagganciandomi con una lavorazione semplicissima, sempre di un punto rete in tondo. Perciò andate a realizzare adesso le vostre mattonelle, non prendete alla lettera il numero che ho realizzato io, che sono 11, ma provate appunto a costruirle con la vostra tensione di lavoro, con i vostri filati, e poi dopo averle unite tutte assieme, mano a mano valuterete quante ve ne servono per una circonferenza che vi cingerà le spalle, ma tenete conto anche eventualmente del vostro seno, che se è molto abbondante, al limite potete fare una circonferenza un pochino più morbida, e comunque potete poi sempre giocare con l'aumento delle catenelle degli archetti per dare ampiezza appunto allo sprone. Andiamo a vedere subito come realizzare le nostre piastrelle. Non dimenticate di seguirmi anche sui social. Ho una pagina Facebook dove vi presento sempre i miei progetti, un gruppo Facebook dove potete pubblicare tutte le realizzazioni del filo rosso, una pagina Instagram, aiutate a farla crescere, e un profilo Ravelry dove all'interno ci sono dei pattern che si possono acquistare. In molte preferiscono appunto il pattern piuttosto del video tutorial, e mano a mano sto caricando diversi pattern di lavoro, sia di video tutorial che già avete visto, ma anche di progetti di cui non ho fatto il video. Sotto in info box vi lascio tutti i link dove cliccando vi collegherete direttamente. Grazie. Con l'uncinetto del 3,5 realizzo la mia asola ed effettuo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Vado a chiudere in tondo queste 4 catenelle, agganciandomi alla prima ed effettuando una maglia bassissima. Quindi formo un cerchietto in questo modo. Realizzo una catenella che corrisponde a una maglia bassa, e all'interno di questo cerchietto effettuo la mia prima maglia bassa. Dentro questo cerchietto in totale devo realizzare 8 maglie basse, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In questo modo, vedete, ho realizzato questa specie di rotellina, e vado a chiudere questa mia rotellina con una maglia bassissima all'interno della prima maglia di base. Però prima di andarlo a fare, siccome devo effettuare il cambio del colore, prendo la forbice, quindi vado a lasciare una codina lunga, taglio il filo in questo modo e vado a prendermi il filato sfumato. Quindi prendo il filato, vedete,
e passo e vado a chiudere così la maglia bassissima. Tiro le codine dietro bene. Ora mi alzo con 2 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, diciamo, e quindi adesso devo andare a realizzare dei punti puff, 8 in totale intorno a questa rotellina, e vediamo come. Filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso punto di base, faccio un gettato, quindi porto fuori il filo una prima volta, un gettato, entro e riporto fuori il filo una seconda volta. Passo e porto fuori il filo, chiudo, realizzando quindi 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia bassa, porto fuori il filo una volta, entro, porto filo 2 volte fuori, entro e 3 volte. Porto fuori il filo da tutte le maglie in questo modo e chiudo 1, 2, 3, 4, 5. Qui ho fatto soltanto 2 gettati all'inizio perché avevo fatto le 2 catenelle che corrispondono alla prima maglia, diciamo, quindi comunque il mio punto puff era formato anche da queste 2 catenelle. Procedo per tutto il giro realizzando queste 5 catenelle di separazione e rientrando nella maglia successiva facendo 1, 2, 3 gettati e 3 volte porto fuori il filo e quindi creo questi punti puff. 1, 2, 3, 4 e 5. Entro 1, 2 e 3. Vedete, io ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 punti puff separati dalle 5 catenelle, tanti quanti erano le maglie di base, quindi 8. Sono giunta alla realizzazione dell'ultimo punto puff che vado a chiudere, quindi faccio 1 e 2 catenelle soltanto, filo sull'uncinetto, mi posiziono con l'uncinetto nella base, alla testa qui del primo punto puff e realizzo una maglia alta. Chiudo in questo modo perché così facendo mi posiziono già al centro praticamente di questo mio archetto. Però prima di chiuderlo, lo rivediamo, quindi al mio punto puff faccio 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella testa del mio punto puff e faccio la maglia alta che vado a chiudere tagliando il filo perché ripasso di nuovo al filato panna. Quindi taglio il mio filo di sfumato e vado a prendere il filato quindi in tinta unita e siccome appunto deve effettuare il passaggio del filo lo cambio in questo modo, che così sono già posizionata, tiro dietro le mie codine che poi andrò a nascondere con l'ago da lana. Ora faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto successivo qui e faccio una maglia bassa e ripeto questa operazione per tutto il giro, quindi 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, vado nell'archetto successivo una maglia bassa, quindi dovrò fare 8 di questi archetti nuovi, 1, 2, 3, 4, 5 qui nell'archetto successivo e una maglia bassa. Come potete vedere ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e andiamo a concludere il giro facendo 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e mi posiziono qui all'inizio nel punto nella prima maglia del giro dell'inizio del giro e faccio una maglia alta, così che sono praticamente già posizionata nella metà di questo archetto. Ora effettuo 3 catenelle, 1, 2, 3, che corrispondono a una prima maglia alta. La nostra piastrella è già quasi conclusa, sono velocissime da realizzare, veramente molto scorrevoli. Entro all'interno dell'archetto stesso e faccio una maglia alta, una seconda maglia alta,
rientro una terza maglia alta. In totale, con le 3 catenelle con cui io mi sono alzata, ho 1, 2, 3, 4 maglie. Ora effettuo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Mi posiziono qui, vado nell'archetto successivo al centro, entro e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo ed effettuo 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Realizzo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e sempre all'interno dello stesso archetto realizzo altre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi come vedete ho realizzato l'angolino della mia piastrella. 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado nell'archetto successivo e effettuo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, nell'archetto successivo ed effettuo 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, che è l'angolino della nostra piastrella, rientro all'interno dello stesso archetto ed effettuo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Ho effettuato, vedete, l'altro angolino della piastrella. 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado all'interno dell'archetto successivo, entro e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado nel prossimo archetto ed effettuo 4 maglie alte consecutive, quindi 2, 3 e 4, 3 catenelle, 1, 2 e 3, sempre all'interno dello stesso archetto rientro e faccio 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 ed ho formato l'altro angolino della piastrella. Ho quasi concluso il giro, 3 catenelle, 1, 2 e 3, nell'archetto successivo faccio la mia maglia bassa, 3 catenelle e vado a concludere l'ultimo angolino della piastrella effettuando 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Concludo con le 3 catenelle, punto l'uncinetto nella terza delle maglie, vedete che ho realizzato all'inizio qui, quindi prendo la mia asola e la porto fuori in questo modo con delicatezza. Quindi con la forbice taglio un pezzettino e porto fuori la mia asola in questo modo. Con l'ago da lana vado a nascondere con delicatezza questa codina, facendo attenzione appunto a non tirare troppo il filo, e faccio così anche per tutte le altre codine della piastrella.
quindi le passo e cerco appunto di nasconderle senza tirare troppo il filo. Per la circonferenza io ho totalizzato ed ho assemblato 11 piastrelle. Eventualmente per le taglie più grandi, perché è una circonferenza abbondante, potrà appunto giocare montando una piastrella in più, quindi facendo una piastrella in più, realizzandone 12. Dipende anche da voi, dalla scollatura che volete. Ora dobbiamo andare ad unire le nostre piastrelle, vediamo come. Prendiamo il nostro ago da lana e un pezzettino di filo di color panna, prendiamo le nostre due piastrelline, abbiamo i dritti rivolti verso di noi e le ripieghiamo così, in questo modo. Quindi adesso abbiamo appunto i rovesci, quindi due dritti a contatto. Dobbiamo partire dall'angolino, quindi dalla maglia centrale, qui ne abbiamo realizzato 3, vedete, e quindi partiamo unendo le maglie più esterne, vedete questa e questa qui, in questo modo. Quindi se volete nell'angolino qui, nella prima, fate un piccolo nodino per agganciarvi, che poi andrete a nascondere la codina con l'ago da lana, giusto per bloccare il filo, e poi andiamo a prendere le maglie più esterne. Vi faccio vedere un pochino più da vicino. Quindi tutte le maglie rispettive che andrete a mettere a contatto, quindi mettete bene a contatto il centro e poi tutta la piastrella, tutte le maglie della piastrella. Quindi vedete la maglia è questa della piastrellina, dovete andare a prendere quella più esterna, che è questa, e unirla con quella più esterna corrispondente, che è questa qui. Poi fate la stessa cosa da questa parte e prendete la maglia più esterna, che è questa, la maglia più esterna da questo lato e quella più esterna di qua, e piano piano andate a cucire tutta la piastrellina senza tirare troppo il filo, quindi con delicatezza. In questo modo, vedete. Ecco, vedete il risultato dell'unione sarà questo. Quindi avremo una chiusura con le maglie bene in evidenza al centro e quasi invisibile. Andremo ad effettuare la cucitura per tutte le nostre piastrelle fino ad andare a chiuderle anche tutte in tondo per ottenere una circonferenza in questo modo. Una volta cucite tutte andremo a realizzare intorno tutta la nostra circonferenza sia nella parte alta che nella parte bassa, dove poi andremo a lavorare i nostri punti archetti. Andiamo a scontornare nella circonferenza in alto e nella circonferenza in basso con un giro semplice di maglie basse, effettuando una maglia bassa su ogni maglia di base. Ora prendo il filato sfumato e l'uncinetto sempre del 3,5 e mi posiziono sul diritto in un punto di unione delle piastrelle. Allora vi dico indicativamente che io ho ottenuto di base 188 maglie basse. Mi raccomando, perché all'interno della circonferenza, intorno alla circonferenza, dovrete aver realizzato delle maglie multiple di 4, quindi eventualmente contatele e andate ad aggiustare le maglie affinché siano multiple di 4, perché adesso devo andare a lavorare il mio punto rete e quindi appunto il mio punto fantasia è multiplo di 4 e quindi questo passaggio è molto importante. Quindi nel punto di unione delle mie piastrelle punto l'uncinetto e prendo il mio filato sfumato, mi aggancio con una maglia bassa
e realizzo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto ora 3 maglie di base successive, quindi 1, 2, 3 e nella quarta effettuo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta una maglia bassa. Procedo così lungo tutta la circonferenza della mia appunto base di piastrelle, quindi realizzo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta realizzo una maglia bassa. Vedete, si vengono così a formare degli occhielli. Vedete, avendo io 188 maglie di base, intorno alla mia circonferenza usciranno 47 occhielli. Ho quasi terminato il mio giro, devo realizzare l'ultimo occhiello, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie. Vedete, di base ho 1, 2, 3 maglie e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia di inizio giro in questo modo. E poi con delle maglie bassissime cammino fino al centro di questo archetto e inizierò tutti i giri successivi, la chiusura e l'inizio di ogni giro sarà questo. Vedete, mi posiziono al centro. Io da adesso in poi, per non sbagliare, metto un marker per segnare appunto l'inizio del giro. Ora farò così: 1, 2, 3, 4 catenelle, vado nell'archetto successivo, una maglia bassa. 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, una maglia bassa. 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, una maglia bassa. Quindi realizzo così molto semplicemente questo punto rete che renderà al capo appunto freschezza, perché appunto traforato e un capo davvero piacevole da portare in estate. Io ho realizzato 4 giri con l'uncinetto del 3,5, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi dal quinto giro sono passata a lavorare nello stesso modo con l'uncinetto del numero 4 per dare un leggero aumento alla circonferenza della mia maglia e dopodiché dal settimo giro, anziché lavorare a punto rete effettuando le 4 catenelle, sono passata a realizzare un punto rete più grande realizzando 5 catenelle, quindi vi faccio vedere. Qui sono appunto alla chiusura del giro dove ho messo il mio marker e a questo punto faccio 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'occhiello successivo, una catenella, quindi lavoro il mio punto rete con una maglia in più. 1, 2, 3, 4, 5, punto rete successivo, una maglia bassa. 1, 2. Ora vi faccio vedere l'avanzamento del mio lavoro e sono arrivata al punto degli scalfi delle braccia, dove adesso andremo a suddividere il corpo che andremo a lavorare separandolo appunto dalle braccia. Abbiamo detto quindi che dal settimo giro io ho lavorato i miei archetti con 5 catenelle. Benissimo, dal settimo giro per altri 13 giri io lavorerò con questo sistema, quindi sempre con archetti da 5 catenelle. E dopodiché io passerò lavorando sempre con l'uncinetto del numero 4 a lavorare i miei archetti facendo 6 catenelle, quindi un archetto di 6 catenelle, perciò andrò a dare ampiezza ancora al mio lavoro. Pertanto andrò a lavorare altri 6 giri lavorando archetti da 6 catenelle.
Ecco, poi naturalmente voi il lavoro lo dovrete provare appunto infilandolo intorno alla vostra circonferenza, e questo mano a mano che lo lavorate, perché potrete eventualmente decidere voi se ampliarlo prima con gli archetti, quindi aumentando le catenelle, o se va bene così, oppure se è troppo grande per le taglie piccoline continuare a lavorarlo sempre fino alla fine con archetti da 5 catenelle. Quindi il bello del top down è quello che appunto lo possiamo gestire provandolo indosso alle nostre forme, quindi anche soprattutto per chi ha più o meno seno, quindi possiamo giocare su appunto con l'indosso del capo e valutando strada facendo. Ecco, indicativamente, perché poi mi chiedete le misure, io dalla base ho lavorato il mio punto rete per circa 26 centimetri. Sono misure indicative perché guardate, comunque il punto rete è molto elastico, perciò poi la vestibilità perfetta si vede nell'indosso, ma sicuramente usandolo il punto rete poi si aprirà. Ora vediamo come effettuare la separazione, quindi mettere i marker per separare le maniche dal corpo. Come faccio a calcolare la suddivisione? Lo faccio provando il capo intorno a me. Dopodiché, una volta che l'ho provato, andrò a fare delle prove mettendo dei marker e pizzicando i punti in cui voglio appunto trovare, secondo me sono sufficienti appunto dividere il passaggio delle braccia dal corpo. E anche qui si può giocare ancora sul proprio gusto, perché possiamo decidere di avere una manica un pochino più stretta e magari lasciare più spazio alla parte centrale, se per esempio ho un seno abbondante, oppure se mi piace una linea più asciutta posso restringere di più la parte del corpo e lasciare una manica diciamo più abbondante. Comunque io adesso vi do le misure di riferimento e come l'ho gestito io. Allora, vedete, questa è la mia circonferenza in archetti, quindi 47 archetti. Io ho posizionato i miei marker in questo modo, dividendo 11 archetti per le braccia. Ho fatto, siccome appunto è un numero dispari, ho lasciato 12 archetti sulla parte della schiena e 13 archetti sulla parte del davanti, perché appunto il seno, la taglia del seno porta via in centimetri, perciò ho preferito lasciare un archetto sulla parte del davanti. Punto quindi l'uncinetto e qui ho il marker di inizio e fine giro. Qui ho gli 11 occhielli che mi portano alla manica. Ecco qui, quindi io piego il mio lavoro e lo chiudo semplicemente puntando l'occhiello qui nel giro di unione dei due occhielli. Quindi conto 11 occhielli intorno a questa prima circonferenza e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Mi sposto con delle maglie bassissime fino al centro del mio occhiello e quindi vedete lascio sempre il marker qui perché sarà sempre il mio inizio giro. Quindi mi sposto con delle maglie bassissime fino al centro dell'occhiello e riparto a lavorare 2, 3, 4, 5, 6 con le mie 6 catenelle e il mio punto rete. Procedo così fino a che incontro l'altro marker. Sono quasi arrivata, vedete, all'altro marker, però io sto lavorando con il punto archetti e quindi vado a tenere in sospeso un attimino il filo e con un altro filo, con un altro pezzettino di filo, questo lo lascio in sospeso, vedete, sono arrivata qua. E quindi semplicemente con un filo punto l'uncinetto nei punti dei due marker, così. Prendo un nuovo filo e faccio un nodino, quindi vado a pizzicare in questo modo i due punti, vedete, semplicemente, quindi posso togliere i miei marker e ho unito così con un nodino semplicemente i due punti di unione dei due marker e qui ho le 13, scusate, gli 11 occhielli delle maniche, perché appunto il punto rete si lavora in modo sfarsato
e quindi ho creato così il mio archetto, faccio le mie 6 catenelle e salto direttamente all'archetto successivo. Questo è il punto in cui ho fatto il nodino, vedete? Qui ho unito e quindi continuo a lavorare in questo modo i miei archetti. Poi naturalmente fisso bene con un altro nodino e chiudo e passo le codine e continuo a lavorare il mio punto rete di 6 maglie. Quindi sono arrivata quasi alla fine del giro. Faccio le mie ultime 6 catenelle, questo è il mio marker di inizio giro. Qui avevo unito il punto e mi ero spostata con le maglie per camminare al centro. Chiudo il mio giro con una maglia bassissima, mi sposto al centro con le maglie basse, come abbiamo visto sempre finora, e riparto a lavorare il mio punto rete. Quindi come vedete ho suddiviso le mie maniche dal centro. Nulla vi vieta, se avete bisogno di ampliare il vostro copricostume o la vostra maglia, quello che realizzerete, di creare una catenella, una base, appunto agganciandovi nel punto di unione delle maniche dove appunto abbiamo messo i marcapunti e qui ci sono gli 11 occhielli, ad agganciarvi con un filo e vi faccio vedere l'alternativa, quindi per le taglie più grandi o chi ha bisogno di sviluppare un'ampiezza maggiore, come fare. Questo è il mio marker di inizio giro e qui ho i miei 11 occhielli che chiudendo mi formano la manica. Allora, tengo in sospeso un attimino la lavorazione, quindi questa asola. Prendo un pezzettino di filo nuovo. Quindi questo è il filo e il gomitolo che vado a lasciare in sospeso. Mi posiziono qui dove l'occhiello del giro finisce, dove ho il marker, quindi, e vado a fare una catenella di un numero di maglie tante quante mi servono a realizzare i miei nuovi occhielli. Quindi se devo realizzare un occhiello, 5 maglie, se ne devo realizzare 2, 10 maglie, se devo realizzare 3 occhielli, 15 maglie. Facciamo finta di dover montare 15 maglie per realizzare 3 occhielli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15, 5 maglie, un occhiello. Sono sfilate 2 maglie. Allora vado qui dove ho l'altro marker, vedete, proprio nel punto dove si uniscono gli occhielli ed effettuo una maglia bassissima. Ok, giro il mio lavoro in questo modo, quindi torno indietro, realizzo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 maglie. Salto 1, 2, 3, 4 maglie di base e nella quinta realizzo un occhiello, quindi punto e realizzo un occhiello. Mi vado quindi a creare una base di occhielli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto 1, 2, 3, 4 maglie e nella quinta vado a realizzare la mia maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete che mi ritrovo nel punto di inizio lavoro dove ho messo in sospeso l'asola e vado a chiudere qui con una maglia bassissima, proprio nel punto di inizio. Pertanto tiro fuori la mia codina, ho realizzato i miei 3 occhielli, rigiro il mio lavoro in questo modo. Qui è il giro di inizio, ho la mia asola, posso togliere ora il mio marker.
Ora, come se fosse un qualsiasi fine giro e l'inizio di un nuovo, con delle maglie bassissime, cammino sopra alla metà del mio occhiello nuovo che ho creato e mi riposiziono al centro, come abbiamo fatto sempre per gli altri giri. Mi ritroverò così al centro del mio occhiello, questo sarà l'inizio del mio lavoro e riparto 6 catenelle e la maglia bassa sull'occhiello successivo, quindi sono andata a crearmi una base nuova di lavoro. 6 catenelle e qui. Questo qui era il punto della manica, della chiusura, lo posso togliere ora perché ho unito e vado avanti a lavorare la mia maglia. E continuo così per tutta la circonferenza. Naturalmente, quando io sarò arrivata all'altro marker, praticamente farò la stessa cosa, quindi dall'altro marker della manica fino all'altra manica creerò questa nuova catenella. Come abbiamo visto, creerò una base di lavoro di tot archetti quanti me ne servono per andare a piezza e riprendo la mia lavorazione circolarmente. Questo è il risultato del lavoro, vedete? Comunque, essendo diciamo la circonferenza molto scesa intorno al décolleté, quindi intorno alle spalle, un lavoro basso, ho fatto anche lo scalfo delle maniche ampio, in modo che la maglia venga molto ampia e quindi con un raglan basso, e ho lavorato, vedete, dal punto in cui ho chiuso i miei appunto scalfi, ho lavorato per circa 16 centimetri. Ora io terminerò qui il lavoro, adesso vediamo come andrò a livellare gli archetti per poi concludere applicando tutte le mattonelle intorno. Allora, qui il lavoro naturalmente in base alle circonferenze di ognuna si può allargare o stringere con il numero di archetti. Io ho lavorato adesso sempre, ho lavorato dunque quindi sempre i miei giri di questa parte, sempre con 5 catenelle di separazione per ogni archetto. Se si decide di lavorare un copricostume e quindi di scendere, si può poi allargare la circonferenza lavorando gli archetti con 6 catenelle per ogni archetto, quindi andiamo ad ampliare appunto la vestibilità per i fianchi e poi eventualmente decidere nella lunghezza, negli ultimi 2 giri, di ritornare a lavorare gli archetti con 5 catenelle, diciamo se il copricostume vi arriva a metà coscia. Quindi vedete che con questo punto è facile, intanto è molto elastico, quindi la vestibilità, diciamo, è una vestibilità che si adatta molto bene alle nostre forme, vedrete, e comunque possiamo andare a giocare con le catenelle degli archetti. Quindi sono nella circonferenza del corpo, ho concluso l'ultimo mio giro e cammino con delle maglie bassissime fino al centro del mio occhiello, come abbiamo fatto finora. In questo modo. Qui io stavo lavorando con 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Ora livello la base, quindi faccio 1, 2 e 3 catenelle, passo nell'occhiello successivo e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, occhiello successivo e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, occhiello successivo, una maglia bassa. Vedete che la base non viene più ad archetti ma viene dritta. Se vedete che alla fine di questa circonferenza, indossando il lavoro, viene troppo stretto nella circonferenza, potete fare 1, 2, 3 e 4 catenelle, che forse è anche meglio, viene un po' più morbida, e fate una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo. Vedete che mi resta comunque una base livellata, però è leggermente più morbida, quindi tirerà meno il lavoro, quindi forse è meglio concludere in questo modo, anche perché poi completerò appunto tutto il giro così, andrò a fare qui un giro di maglie basse e andrò ad unire poi con ago e filo tutte le mie mattonelle intorno. Concludo il mio giro facendo una maglia bassissima nella prima maglia del giro, come sempre,
una catenella e scontorno tutto questo giro con delle maglie basse intorno alla mia circonferenza, e quindi mi preparo la base per unire tutte poi le mie mattonelle. Vedete, in questo modo, quindi faccio questa rifinitura. Vedete, questo è il risultato scontornato appunto di maglie basse. Prima di andare ad unire le piastrelle ed attaccarle, vi dico come proseguire per la manica. Basterà semplicemente dal sottobraccio unirsi alla sommità, diciamo, di un archetto con una maglia bassa, quindi, e riprendere la lavorazione in tondo come abbiamo visto finora anche per il corpo della maglia, partendo appunto con inizialmente dei giri di 6 catenelle per 2 giri, e poi io ho proseguito lavorando gli archetti a 5 catenelle, dipende anche da voi se volete una manica più o meno morbida. Ed io ho lavorato per circa 11 centimetri la manica. Dopodiché farete la stessa cosa, quindi andrete a livellare il bordo se volete con delle maglie basse, oppure no, scusate, sempre con degli archetti di 4 catenelle, oppure io penso che opterò per questa soluzione: scontornerò il bordo direttamente così com'è con delle maglie basse e con l'uncinetto, sì, scusate, con il filato panna, e in modo da mantenere la cappettina, così l'archetto che mi piace appunto di più. Poi vi farò magari vedere che cosa ho realizzato. Ecco, la manica è questa. Quindi io ho lavorato 6 maglie alte all'interno dell'archetto e nel punto di giunzione dei due archetti una maglia bassissima, e quindi viene questo effetto così cappettato. Ora vediamo come completare con la base. Quindi io ho unito sempre 11 piastrelle come avevo unito per la parte del décolleté qui in alto. Le ho unite come ho fatto la stessa cosa appunto che abbiamo visto per la parte alta, le ho unite e le ho scontornate con un giro di maglie basse. Poi vedete, con dei marker io me le sono fissate tutte intorno alla base ed ho iniziato ad effettuare la cucitura. Quindi mi vado diciamo ad unire i due lati, quello della base della maglia e la parte superiore delle piastrelle, e li vado a fissare con dei marker. Cerco appunto di trovarmi la metà delle piastrelle e vado a puntare in questo modo fino alla fine, in modo da tenermi fermi i margini per le cuciture, e quindi faccio tutto questo procedimento per la circonferenza. Vedete? Dopodiché vi faccio vedere, io ho iniziato a cucire da questo punto, quindi mi sono girata il lavoro così ed ho iniziato a cucire creando, mi piaceva appunto l'idea di creare appunto questa righettina di unione in rilievo. Quindi ho preso il filato variegato e vi faccio vedere, questa è la base delle piastrelle, questa è la base della maglia, e ho messo vicino la maglia, la parte esterna di questa maglia della piastrella con quella che combacia vicino alla base della maglia, e con un punto di maglia bassissima ho unito. Allora vi dico una cosa, sicuramente avete più maglie nelle piastrelle perché il filato è più piccolino, e meno maglie alla base perché il filato è un pochino più spesso. Non vi preoccupate, voi unite le maglie così e lavorate le maglie come si presentano, in questo modo. Vedete, ogni tanto andrete a saltarne qualcuna. L'importante è che voi mi teniate pizzicato le due parti e che i lati li facciate combaciare.
e naturalmente che prima vi uniate o vi imbastite i due bordi in modo da distribuire e da far combaciare le due circonferenze e non avere dislivelli o pezzi appunto che avanzano. Quindi vi mettete tutto intorno dei marker o delle pinze in questo modo e poi effettuate le cuciture. Nulla vieta, se non vi piace appunto questo tipo di cucitura, di procedere con ago da lana e filo nella parte interna. Poi sapete che qui per le cuciture ci sono più sistemi da poter applicare. Io ho optato per questo. E procedete così fino alla fine. Anche per oggi il video tutorial è giunto al termine. Spero che questa fresca proposta estiva vi sia piaciuta e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se avete voglia di realizzarla, io aspetto volentierissimo le vostre interpretazioni. Vi mando un abbraccio grande e un arrivederci a presto. Grazie, ciao ciao!